Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi metteremo alla prova la tua conoscenza dei modi di dire italiani. Ti mostrerò un'espressione incompleta e dovrai scegliere il completamento corretto tra 4 opzioni. Completa 30 modi di dire, divisi in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Cercare il pelo. Nel lago, nel pagliaio, nell'uovo o nell'occhio. Nell'uovo. Significa essere troppo pignoli e cercare difetti inutili in qualcosa di già ottimo. Fare buon. A cattivo gioco. Viso, sangue, cuore o tempo. Viso. Mostrare calma e indifferenza per affrontare con dignità una situazione spiacevole o non dare soddisfazione a chi si comporta male. Essere in alto. Lago, bosco, monte o mare. Mare. Significa trovarsi molto indietro con un lavoro o un progetto. Mettere il carro davanti. Ai cavalli, ai buoi, ai tuoi o al pastore. Ai buoi. Significa agire in modo prematuro o pensare al futuro senza aver prima costruito le basi. Essere al settimo. Centro, cerchio, cielo o ciclo. Cielo. Significa trovarsi al culmine della gioia e della felicità. Avere la testa fra le nuvole, mani, scale o orecchie. Nuvole. Descrive una persona distratta, sognatrice o completamente assorta nei propri pensieri. Fare di tutta l'erba un prato, mucchio, campo o fascio. Fascio. Generalizzare troppo, mettendo insieme cose o persone diverse senza distinguerle. Prendere 2 piccioni con una mano, una fava, una rete o una freccia. Una fava. Indica una situazione in cui una sola azione permette di raggiungere 2 obiettivi diversi. Fare il passo più lungo. Della strada, della scarpa, della gamba o del piede. Della gamba. Significa assumersi impegni o rischi superiori alle proprie possibilità o risorse. Essere nato con la camicia, giacca, coperta o divisa. La camicia. Indica una persona molto fortunata, che sembra favorita dal destino fin dalla nascita. Difficoltà media. Mettere il dito nella sabbia, pasta, vita o piaga. Piaga. Significa toccare o riaprire un argomento doloroso. Avere le nello stomaco. Formiche, farfalle, mosche o cicale. Farfalle.
Indica una sensazione fisica legata a emozioni intense, come innamoramento o ansia. Fare il pesce. Nel fiume, nella boccia, in barile o surgelato. In barile. Significa mostrarsi indifferenti o non prendere una posizione chiara su una situazione. Far venire. Alle ginocchia. Il latte, il sangue, la lingua o la fame. Il latte. Significa provocare una profonda noia, esasperazione o insofferenza. Essere solo come un lupo, un orso, un gatto o un cane. Un cane. Indica una profonda solitudine e isolamento. L'espressione richiama il cane, animale sociale che soffre quando è escluso dal gruppo o dalla famiglia. Mettere troppa. Al fuoco. Benzina, carne, legna o fretta. Carne. Significa intraprendere o voler fare troppe attività contemporaneamente. Abbaiare alla tempesta, montagna, luna o foresta. Luna. Significa lamentarsi, protestare o inveire inutilmente contro qualcuno o qualcosa. Non valere un fico secco, limone acerbo, pezzo di pane o chicco d'uva. Fico secco. Indica qualcosa o qualcuno senza valore o importanza. Nella variante non capire un fico secco, significa non capire nulla di un argomento. Prendere lucciole per stelle, fiaccole, abbagli o lanterne. Lanterne. Significa fraintendere, confondere una cosa per un'altra o prendere un grosso abbaglio. Fare il passo del lupo, gambero, riccio o gatto. Gambero. Significa andare all'indietro, regredire o peggiorare, anziché fare progressi. Difficoltà alta. Non cavare. Dal buco. Un serpente, un cavolo, un ragno o un topo. Un ragno. Significa non riuscire a concludere nulla o non ottenere alcun risultato utile da una situazione. Andare in brodo di giuggiole, carne, denaro o pesce. Giuggiole. Significa provare una gioia così intensa da sciogliersi dalla felicità. Avere una da pelare. Carota, mela, patata o gatta. Gatta. Significa trovarsi alle prese con una situazione molto complicata. Rispondere. Cuori, picche, fiori o quadri. Picche. Significa opporre un rifiuto netto e deciso ad una richiesta. Si chiama e torna indietro. Marco, Luigi, Pietro o Ernesto.
Pietro. Espressione usata quando si presta qualcosa, per ricordare, in modo scherzoso ma chiaro, che va restituito. Dare un colpo al. E uno alla botte. Cerchio, muro, palo o vento. Cerchio. Significa cercare di non scontentare nessuno. Bacco, tabacco e. Riducono l'uomo in cenere. Amore, sacco, cerere o venere. Venere. Mette in guardia dai pericoli derivanti dai vizi e dagli eccessi, bere, fumare ed essere lussuriosi. A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa. Politica, carriera, fortuna o giustizia. Carriera. Critica quelle società che puniscono severamente i piccoli reati, mentre chi commette grandi illeciti spesso viene tollerato o addirittura premiato. Al buio la villana è bella quanto la. Regina, contessa, dama o castellana. La dama. Significa che nell'oscurità le differenze sociali e l'aspetto esteriore svaniscono. Menare il can per. L'aia, l'aria, la strada o il bosco. L'aia. Significa tergiversare o allungare i tempi, evitando di arrivare direttamente al punto. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 10 punti, conosci pochi modi di dire e spesso vai a intuito. Alcune espressioni ti risultano difficili o poco familiari, ma hai ancora ampio margine di miglioramento. Non preoccuparti, ogni grande esperto è partito da qui. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai una buona base, riconosci diversi modi di dire e ne capisci il senso generale. A volte, qualche espressione più rara ti mette in difficoltà. Sei sulla strada giusta, con un po' di allenamento diventerai ancora più preciso. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti. Conosci espressioni comuni e anche quelle meno diffuse. Sai interpretarle con precisione e cogli subito il significato nascosto. Hai una vera padronanza della lingua. I modi di dire per te non hanno segreti. Grazie per aver partecipato. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!